Salve, sono Andrea Fusco, chef del ristorante Giuda Ballerino a Roma. Ho il piacere di presentarvi una piccola parte del mio metodo di cucina. Presenteremo un piatto della cucina tradizionale romana. Quindi abbiamo qui tutti gli ingredienti. Andremo a elaborare uno spaghetto cacio e pepe, detto così perché in realtà all'interno porta del formaggio, tipicamente del pecorino. La pasta che andiamo a utilizzare sarà uno spaghettone abbastanza grosso, del pecorino, del parmigiano e del pepe. In aggiunta, fuori dalla tradizione, abbiamo aggiunto un ingrediente un po' più ricco, un po' diverso, per dare una veste nuova al piatto, però che non voglia per nulla annullare l'identità del piatto. Andiamo ad aggiungere del tartufo, in questo caso abbiamo del tartufo estivo, nero. È un ingrediente che aggiunge profumo, che dà una sapidità contenuta e che smorza un attimino magari anche le parti molto sapide del piatto. La preparazione, tra virgolette, è molto semplice e ciò comporta più complessità. Sembra un controsenso, ma in realtà è la verità. La prima cosa che va fatta è versare la pasta, la quantità necessaria di pasta a persona, nel bollitore, in acqua in ebollizione, con la giusta salatura leggermente sottotono. Vado a mettere in una padella un filo di olio, una noce di burro, lo portiamo quasi a una temperatura di fumo, cerchiamo di rendere il burro nocciola, come si usa nel termine tecnico. Vado a mettere il pepe macinato al momento, cosa abbastanza indispensabile perché comunque il pepe è un ingrediente, una spezia molto aromatica e quindi abbiamo proprio bisogno di mantenerla più profumata possibile. L'unico pericolo è andare un po' oltre con il burro nocciola e quindi diventerebbe poi troppo amaro. Per evitare ciò ci riuniamo preparandoci del brodo, dell'acqua, dell'ebollitore per fermare la temperatura. Quando vogliamo tiriamo fuori dal fuoco per evitare che fiammeggi e blocchiamo la temperatura. A questo punto, fatta questa operazione, possiamo calare i nostri spaghetti . Cominciamo a mantecare per evitare che si attacchi. Versiamo un po' di acqua dell'ebollizione e saltiamo. Vado ad aggiungere una parte del tartufo nero che ho tagliato preventivamente. In questo modo, cucinandosi, si esalta leggermente il sapore. E qui dobbiamo estrarre il più possibile l'amido dalla pasta, nel senso che andiamo leggermente a risottare la pasta. Questo amido rimane all'interno dell'acqua e dà una densità cremosa alla salsa, cosa indispensabile, come vi dicevo. Fra poco questa non si trasforma, non è più acqua, non sarà più acqua che fila così velocemente, ma sarà un'emulsione di acqua e amido. E quando la salsa, l'emulsione è quasi della giusta densità, solo allora possiamo aggiungere il formaggio. Prima di allora andremo a rovinare tutto, perché il formaggio caglierebbe quasi sicuramente. Siamo arrivati al momento opportuno per inserire il nostro cacio, quindi io utilizzo solitamente un 50% di parmigiano e un 50% di pecorino romano. Stesso discorso, la complessità è sempre nell'inserimento dei formaggi. Tendenzialmente il 90% della ristorazione dei colleghi aggiunge il tutto fuori dal fuoco. Io resto dell'idea che voglio il piatto non caldo di più, quindi lo faccio all'interno, però mi complico di più la vita perché i rischi aumentano che il formaggio si trasformi in mozzarella e quindi fili tutto. E la complessità a questo punto è saltare, mantecare e introdurre il formaggio lentamente, sempre utilizzando la fiamma sotto per non freddare tutto. E ho lo spaghetto, come vedete, che la salsa non viene quasi rilasciata, cioè è quasi un'unione completa tra lo spaghetto e la salsa, è tutto un insieme, non è un brodo che cola velocemente. Adesso, freddandosi leggermente, si rilassa
e assorbe ancora di più la sua salsa. Andiamo a prendere il piatto di portata, ne versiamo la quantità necessaria a una porzione, completiamo con un po' di pepe e per ultimo del tartufo a lamelle e il piatto è pronto. Spaghetti, cacio e pepe con tartufo nero estivo. Grazie, alla prossima occasione.